And what I want to talk about tonight springs really directly out of what many of you were expressing today. Ciò di cui parlerò questa sera deriva direttamente dalle cose che molti di voi hanno detto oggi nei colloqui. Many people, especially this morning, we were both really struck, Federica and I, by almost everybody that came in began their report by saying something like, "Oh, what a disaster," or "Oh, it's so hard." Sia io che Federica stamattina siamo rimaste colpite dal fatto che quasi tutte le persone questa mattina, quando sono entrate, hanno iniziato dicendo: "Mamma mia, un disastro, una tragedia, proprio non va." It can be like this sometimes. Può essere così alle volte. Suffering is all around us. La sofferenza è tutto intorno a noi. This is exactly why the Buddha spoke of it as the first noble truth. Ed è esattamente il motivo per cui il Buddha ne ha parlato come la prima nobile verità. In the suttas there is a line that you see many places. Nei sutta c'è una frase che si ritrova in moltissimi posti, in moltissimi luoghi. Describing all the varieties of pain and suffering that we can encounter in this life. Descrivendo tutte le varietà di sofferenza che possiamo incontrare nel corso della nostra esistenza. Birth, nascita, aging, invecchiamento, sickness, malattia, death, morte, sorrow, dispiacere, lamentation, pain, grief and despair, lamentazione, angoscia, disperazione, pena. association with people that we don't like, Essere in contatto, associati a persone che non ci piacciono. separation from people we love, Essere separarsi dalle persone che amiamo and not getting what we want. e non ottenere ciò che desideriamo. This is the classic definition in the texts of dukkha, suffering. Questa è la definizione classica che viene data nei testi di dukkha, cioè della sofferenza. Fortunately, this is the doorway into the practice, not the end of it. Fortunatamente questa è la porta d'accesso alla pratica e non la chiusura, la fine della pratica. This is the doorway into wisdom and compassion and metta. Ed è la porta d'accesso alla saggezza, alla compassione e alla metta. And in the practice, as we sit here, we encounter so many varieties of this. E nella pratica che stiamo facendo possiamo incontrare un incredibile numero di varietà di tutto ciò. And in the process of working with these, we also encounter the many naive ideas we often unconsciously hold about the way the world should work. E quando ci confrontiamo con tutto ciò, spesso ci dobbiamo anche confrontare, ci ritroviamo a confrontarci con tutte le idee un po' ingenue di come dovrebbe essere in realtà il mondo. Intellectually, we understand very well that these aren't the case, but there are these underlying assumptions about the way the universe works that there they are. A livello intellettuale magari comprendiamo come sono le cose, ma a livello inconscio ci sono come dei preconcetti di cui a volte non ci rendiamo neanche conto di come pensiamo che dovrebbe essere la realtà. So, for example, the outer world should satisfy me. Per esempio, il mondo esterno dovrebbe darmi soddisfazione.
And relationships between people should be fair, reliable, or predictable. E le relazioni tra le persone dovrebbero essere giuste, Reliable. affidabili e si dovrebbe poter prevedere come vanno. Or that there's security to be had in any relationship. O che si potrebbe trovare una qualche forma di sicurezza in una relazione. And so on. I mean, there's so many varieties of these assumptions. Eccetera. C'è un'infinita varietà, un'infinita gamma di queste supposizioni inconsapevoli che noi abbiamo. And with regard to the practice and the mind, per quanto riguarda la pratica e la mente, often we think control is somehow possible. Spesso pensiamo che il controllo sia una cosa possibile. If we do it right, if we know enough, if we figure it out, it being, the practice. Se facciamo le cose nel modo giusto, se abbiamo capito come praticare, se ci riusciamo come pensiamo che dovremmo fare. But of course, none of this is particularly realistic. Samsara is not supposed to work. That's by definition. Ma tutto ciò in realtà non funziona, perché per definizione il samsara non funziona così. Samsara being this endless round of existence. Il samsara è inteso come questo ciclo senza fine di esistenze. So what does this have to do with metta? Quindi cosa ha a che fare tutto ciò con la metta? First, of course, the whole control thing. Everybody has experienced today, all of you, the ups and downs of practice. Prima di tutto, rispetto al controllo, tutti voi avete attraversato durante la vostra giornata di pratica degli alti e bassi. And the way the practice unfolds is completely unexpected and uncontrollable. E il modo in cui la pratica si sviluppa è assolutamente inaspettato e incontrollabile. Sometimes it feels like we're going along and the momentum is building and everything is coming together, and then in seconds sometimes it all seems to fall apart. Stiamo praticando, sembra che la pratica stia prendendo il suo slancio giusto, tutto funziona bene e poi all'improvviso in un attimo tutto sembra crollare. Or vice versa. Sometimes we're going along and it feels like an epic disaster, and then suddenly everything settles down. Oppure al contrario, viceversa, sembra andiamo avanti a fatica, sembra un disastro totale e poi in un secondo tutto quaglia. So if we take any of this too seriously, it's deep suffering. Quindi se prendiamo troppo seriamente tutto ciò, questo provoca una profonda sofferenza. But understanding that things change, then we just have a much broader outlook and we can just ride those waves of the practice as it ebbs and as it flows. Ma comprendendo che le cose davvero, che tutto cambia, allora a quel punto siamo in grado di accompagnare, di inoltrarci nella pratica con i suoi alti e bassi più facilmente. And then these categories we work with in the practice. E poi ci sono queste categorie con cui lavoriamo durante la pratica. As I've described in previous talks, this opening into deeper and more difficult levels of clinging and attachment.
Come ho già detto, c'è questo inoltrarci in livelli sempre più difficili della tendenza ad aggrapparsi e all'attaccamento. Happen as we go through the categories of the metta practice. E tutto questo mentre andiamo attraversando le categorie della pratica di metta. And a huge aspect of this practice is really about facing vulnerability. Un aspetto davvero enorme della pratica ha a che fare con il confrontarsi con la propria vulnerabilità. In a really deeply personal way. In un modo molto personale, profondamente personale. So as we go through the categories, we work with these relationships of benefactors, dear friends, starting tomorrow, difficult people. E mentre procediamo attraverso queste categorie, passando dal benefattore alla persona cara, poi domani andremo alla persona difficile. And we face things that are happening or have happened or things that we fear might happen in these relationships. E ci confrontiamo con cose che possono essere accadute, che stanno accadendo, oppure che temiamo possano accadere nell'ambito di queste relazioni. And in metta practice and in life, often when we're challenged by anybody in any particular category, it's because of how these people have changed. E nella pratica, ma anche nella vita, ci troviamo a confrontare con una particolare difficoltà. Se ci troviamo a confrontarci con una particolare difficoltà rispetto a una di queste categorie, è perché la persona è cambiata. Or how relationship has changed. O anche come è cambiata la relazione. And so many of the stories that come up as we go through these categories are about this. E moltissime delle storie che emergono man mano che attraversiamo queste categorie hanno proprio a che fare con questo. Suffering arises in relationship because of often how our usual patterns of working together or living together shift and change in unreliable ways. La sofferenza si viene a creare nelle relazioni perché quelle che sono i modi abituali, gli schemi abituali in cui si conforma questa relazione, pensiamo che debba conformarsi, in realtà poi cambiano. And in the second noble truth, the Buddha says very, very clearly, suffering has a cause, and that's clinging. E nella seconda nobile verità il Buddha ha detto chiaramente che c'è una causa della sofferenza e questa è l'attaccamento, l'aggrapparsi. And so in our relationships, also with ourselves, but particularly in our relationships, when we hang on to a certain way that a person should be, has been, how we want them to be, and then we face who they actually are, this can be deep suffering. E quindi quando ci troviamo appunto ad avere a che fare con il modo in cui una persona è stata, pensiamo che dovrebbe essere, temiamo che possa diventare, quando ci sono questi cambiamenti, allora c'è una grande sofferenza. In relationship and life, nelle relazioni e nella vita, there are certain basic conditions we have to come to terms with. Ci sono delle condizioni di base che dobbiamo in un certo senso accettare che siano così.
The Buddha spoke of the 8 worldly winds. Il Buddha ha parlato degli 8 venti mondani. And he said, this is from the Anguttara Nikaya. He says, Dall'Anguttara Nikaya, the world revolves around these 8 worldly conditions. e gli dice il mondo ruota intorno a queste 8 condizioni mondane. What 8? Quali 8? What 8? Gain and loss, Guadagno e perdita, disrepute and fame, fama e biasimo, blame and praise, lode e aribiasimo, and pleasure and pain. e piacere e pena, e piacere e dolore. Thus involved with attraction and repulsion. In questo modo, what do you mean? I don't Well, understand. when one is involved in attraction and Quando si viene coinvolti nell'attrazione, nell'avversione o repulsione about any of these conditions, rispetto a uno qualunque di queste condizioni, one is not free from sorrow, from lamentation, and from pain. non si può essere privi, non si può essere liberi dalla pena, dalla sofferenza e dal dolore. So, thinking of relationship through the lens of these 8 worldly conditions is very, very interesting. Quindi è estremamente interessante osservare le relazioni attraverso la lente di queste 8 condizioni e di questi 8 venti mondani. At first in a relationship, whether it be a friendship or an intimate relationship, we think everything is just so smooth. All'inizio, in una relazione, in un'amicizia, tutto sembra andare così bene, così facilmente. Maybe we don't know the person so well, we don't know their edges, they don't know our edges. We don't rub up against each other in a difficult way. All'inizio non la conosciamo molto bene questa persona, non sappiamo quali sono i suoi punti deboli, quali sono i suoi punti delicati, lui non sa quali sono i nostri e questo fa sì che non si crei un particolare attrito. It's very, very pleasant. Tutto è estremamente piacevole. I mean, imagine, early in an intimate relationship when it's just you're in the first throes of this loving relationship, how wonderful it is. Potete ben immaginare quanto è meraviglioso l'inizio di un innamoramento. There's pleasure. C'è piacere. There's praise. Si viene apprezzati reciprocamente. There's fame. Oh, you're the most wonderful person in the world. Cioè, si viene lodati, c'è una sorta di fama reciproca, sei la persona più meravigliosa di questo mondo. And there's gain of, a lot of affirmation. E questo fa sì che ci sia moltissima affermazione a livello personale. And it doesn't take long for this to begin to happen. We rub up against each other, against our edges. Dopo non molto tempo, però, cominciamo ad avere a entrare in attrito reciprocamente, a doverci un po' scontrare con quelle che sono le nostre punti deboli. We rub up against each other and against our agendas and our egos. Entriamo in attrito reciprocamente rispetto anche alle rispettive aspettative. And our simple preferences in life. E anche rispetto a quelle che sono le semplici preferenze che abbiamo nella vita.
The kind of relationship you have when one person likes to live in a very neat, tidy Zen environment. Il tipo di relazione che c'è quando, per esempio, uno dei due ama vivere in un ambiente estremamente ordinato, di tipo zen. And the other person comes home from work and sheds items of clothes across the floor as they go into the house. E l'altra persona, tornando dal lavoro, si spoglia e butta i vestiti di qui e di là sparsi nella stanza. Suddenly picking up your socks becomes, such a big deal. Raccogliere le proprie calze diventa un problema gigantesco, un tema di confronto enorme. And this is just a trivial thing, but there are so many places in relationship where we can hurt each other. E questo ovviamente è una cosa molto banale, ma ci sono un'infinità di situazioni in cui in una relazione ci si può fare del male reciprocamente. This comes with the territory. It's a natural thing of human relationship. Questo fa parte del pacchetto, è nella natura stessa delle relazioni umane. In spite of the best of intentions. Nonostante le nostre migliori intenzioni, praise turns to blame. L'apprezzamento si trasforma in biasimo. Fame turns into disrepute. E la fama nel suo contrario. Gain turns to loss. E il guadagno nella perdita. And so on. This is natural in human relationship. E così via. E questo è naturale nelle relazioni umane. And so, as we sit in the practice, there are various levels of how we relate to all of that can emerge. E quindi quando ci sediamo a praticare ci sono vari livelli in cui tutto questo può manifestarsi. There are levels that relate to actions in the past. Ci sono dei livelli che attengono ad azioni accadute in passato. Either because of something that somebody has done to us, or because of something we have done to somebody else, where these 8 worldly winds were flying around. E questo perché qualcuno ci ha fatto del male o siamo stati noi a fare del male a un'altra persona, e tutto questo nell'ambito di questi 8 venti che sono coinvolti nella relazione. There's of course what's happening in the present moment here amongst all of us. E poi ovviamente c'è quello che sta accadendo qui nel momento presente nel nostro ambito. Where somebody does something that annoys us and pleasure turns to pain. Suddenly the wind's blowing, or it's too hot, or it's too noisy, or something happens on account of what somebody else has done, and how conditions change as a result of that. E quindi è incredibile, il piacere può trasformarsi in sofferenza in un attimo, se per esempio una persona fa qualcosa che ci dà fastidio, oppure c'è troppo vento o fa troppo caldo, e le circostanze che cambiano possono creare immediatamente sofferenza. And a response and a reaction to trivial things here in the silence can be astoundingly strong. E le nostre reazioni a delle cose assolutamente banali qui in questa condizione di silenzio possono essere veramente enormi. So somebody who does something that would normally only mildly annoy us, suddenly we are full of rage. Quindi una persona magari fa qualcosa che normalmente ci darebbe solo un po' fastidio e improvvisamente ci ritroviamo travolti dalla rabbia. And we're practicing in silence with sense restraint, but all we have to do is see their socks walk by. And it's like this nuclear explosion goes off. Ah!
I heard fox. Oh, socks. Socks. Sì, allora siamo qui che meditiamo in grande quiete e tranquillità e basta veder passare le calze di qualcuno che improvvisamente questo crea un'esplosione nucleare. And then there's the future. E poi c'è il futuro. And this can be a huge source of disturbance in the practice. E questa può essere una fonte gigantesca di disturbo nella pratica. We're going along radiating loving kindness to a dear friend. Siamo qui che irradiamo gentilezza amorevole verso un amico caro. And there's one little thought about something that we fear might happen in the future between us. E poi emerge un piccolo pensiero, una piccola paura rispetto a qualcosa che temiamo possa accadere nella relazione in futuro. And it can just be a fleeting thought. Può essere anche un pensiero proprio passeggero. And suddenly we're full of fear that we might lose this relationship. E poi improvvisamente ci ritroviamo pieni di paura, la paura di poter perdere questa relazione. And all of these stories are about change. All of these stories are about the worldly winds and how they naturally blow. E tutte queste cose hanno a che fare con il cambiamento e con questi venti mondani che soffiano. And the root of all this suffering comes not in the blowing of the wind, but in how we relate to it. E la radice della sofferenza non deriva dal vento che soffia, ma dal modo in cui noi reagiamo al suo soffiare. And there's just this wide range of levels of resilience. E c'è questa gamma estremamente vasta di diversi livelli di capacità di resilienza. Some people are naturally resilient. They just can go with the ebb and flow of these worldly winds very easily. Alcune persone sono naturalmente resilienti, sono in grado di cavalcare le onde di questi venti con grande facilità. And other people crumble at the slightest change, or even the thought of future change. Altre persone crollano di fronte al minimo cambiamento, anche solo di fronte al pensiero di un possibile futuro cambiamento. And there's no objective way of measuring the emotional pain that comes as a response to all of this. E non c'è un modo oggettivo per poter calcolare la sofferenza che deriva come reazione, come risposta a tutto ciò. We tend to think our own way of dealing with emotional pain is the same as everybody else's. Tendiamo a pensare che il nostro modo di affrontare la sofferenza emotiva sia la stessa degli altri. But it's simply not so. In realtà non è così. So if I were to measure emotional pain on a scale of 0 being nothing and 10 being unbearable, my 8 might be somebody else's 3. Quindi in una scala da 0 a 10 di sofferenza, quello che per me è 8, per un altro magari è 3, dove 0 è nulla e 10 è tantissimo. Or vice versa. O anche viceversa. Our experience of pain is so personal. La nostra esperienza della sofferenza è davvero molto personale. Every single person's experience of emotional pain is valid. La sofferenza emotiva di qualunque persona è valida allo stesso modo. So please don't judge yourself if you think, oh, this is just so trivial, why am I reacting so strongly? Quindi vi prego di non giudicarvi se vi ritrovate, se dite perché sto reagendo così, in modo così spropositato di fronte a una cosa così banale. We all want to be the kind of person that sails along with these worldly winds
without getting our feathers ruffled in the least. Vorremmo tutti essere quel tipo di persona che veleggia con cavalcando questi venti senza che le nostre piume vengano arruffate. But maybe we're the kind of person that gets traumatized by change because of conditioning, because of karma. Forse invece siamo il tipo di persona che viene traumatizzata da certe condizioni a causa di certe cause precedenti, a causa di magari dei traumi. That's the way it is. Le cose sono così. However we are around change, that's what we have to deal with. Abbiamo sempre a che fare con il cambiamento ed è questo che dobbiamo affrontare. So please don't look at your own experience of dealing with changing conditions and in relationships and reactivity around that, and try to judge yourself on an absolute scale. Quindi cercate di non giudicarvi eccessivamente. No, I didn't get that completely. So just please don't judge yourself on an absolute scale about any of this. Sì, quindi non vi giudicate prendendo come termine di paragone qualcosa di assoluto rispetto a delle situazioni di sofferenza, magari rispetto a cose banali. Dukkha is dukkha. La sofferenza è sofferenza. And whatever habits and conditioning we have around the changing nature of life, qualunque siano a causa di abitudini precedenti, a causa di questo noi abbiamo certi and around the pain that can cause. I got lost, sorry, can you say it again? Whatever habits and conditioning we have around change, qualunque siano le abitudini e le condizioni relative al cambiamento, and around the suffering that change can cause. E rispetto alla sofferenza che questo cambiamento può creare, either amplifies the pain or leads us out of that. Questo può o amplificare questa sofferenza oppure ci può portare fuori dalla sofferenza. So whether we are resilient or not, quindi che noi si sia persone resilienti oppure invece non lo siamo, is determined by so many habit patterns of the heart. È determinato da così tanti schemi abitudinari del cuore. And all the conditioned ways we maybe add extra layers of reactivity around that basic condition of change. E quindi rispetto a questa condizione di fondo del cambiamento viene amplificato da tutte le nostre dai nostri condizionamenti che quindi creano le nostre reazioni al cambiamento. Resilience comes with understanding that things happen. La resilienza viene grazie alla comprensione che le cose accadono. And that suffering is caused not by the external change, but by our response to it. E che la sofferenza non è provocata dal cambiamento esteriore, esterno, ma dalla nostra risposta ad esso. And that so much of what happens in life is not personal. E che così tanto di ciò che accade nella vita non è personale. A lack of resilience comes from all the stories that can be built around the way relationships changed or have changed. La mancanza di resilienza può dipendere anche da tutte le storie che noi veniamo a costruire intorno al cambiamento, al modo in cui le relazioni cambiano. Stories and dramas based in our own conditioning, based in ego. And there's an expression in English called drama queen. A lot of people are drama queens and kings.
Molte persone, in inglese si parla di, come potremmo, c'è una frase in italiano, insomma delle prima donne, quelle persone, delle prima donne del dolore, dei drammi, siamo tutti prima donne dei drammi. And it's very humbling in the practice to see how many layers of story can be built on a simple experience of change in a relationship. E ci può portare a una grande umiltà vedere quanti livelli di storie possono venire costruite semplicemente intorno a un cambiamento in una relazione. These are our habit patterns of personality. Questi sono proprio quelli che sono gli schemi abituali della nostra personalità. And every single one of us has some aspect of this going on. E ognuno di noi ha qualche aspetto di tutto ciò che continua. And of course, as you know by now very well, a huge part of the metta practice is replacing old habit patterns with new ones. E come ormai sapete molto bene, un'enorme parte della pratica di metta è sostituire delle abitudini negative con abitudini salutari. Building habits of resilience. Costruendo quindi l'abitudine alla resilienza. So that we can be with change and the pain that it causes. We can be with all the challenges in relationships without additional drama. In modo tale che noi si possa essere con i cambiamenti nelle relazioni senza doverci, e con la sofferenza che ne deriva, senza doverci però aggiungere ulteriore sofferenza a causa dei drammi che ci costruiamo sopra. Without the reactivity and identification that make that so much suffering. Senza tutta quella reattività e identificazione che provoca così tanta sofferenza. So life puts us in the middle of this landscape of change. Sorry. La vita ci porta dunque in questo paesaggio, in questo ambito del cambiamento. And the metta practice offers us a graceful way through that. E la pratica della metta ci offre un modo aggraziato per poter attraversare tutto ciò. Ci permette di attraversare tutto ciò con grazia. Life and people are unpredictable. La vita e le persone sono imprevedibili. The practice is unpredictable. La pratica è imprevedibile. And that vulnerability that comes when we realize we actually don't have any control over what past conditions are giving us in this moment. E anche la vulnerabilità che deriva dalla comprensione che non abbiamo un potere sulle condizioni passate rispetto a ciò che ci accade ora, a ciò che proviamo adesso. This is one of the biggest challenges of the practice. E questa è una delle sfide maggiori della pratica. And we're really faced with a choice. E abbiamo di fronte una scelta. All of those habitual responses, reactions, tutte quelle risposte, quelle reazioni abituali, or developing metta. O questo, oppure invece sviluppare metta. I mean, it's so simple, isn't it? È così semplice, no? This is just right effort. E questo è proprio retto sforzo. Feed the wholesome, starve the unwholesome, purify the mind. Nutrire ciò che è salutare, affamare ciò che non lo è, purificare la mente. It's humblingly simple. È semplice in un modo veramente che ci crea umiltà, che ci deve rendere umili.
Because we make it so complicated. Perché in realtà noi complichiamo le cose enormemente. And of course, as you all know, it's not easy. E come voi tutti sapete, non è facile. And there are really no recipes to support a balanced heart here. E non ci sono ricette che possano sostenere, essere di sostegno a un cuore equilibrato. When we're faced with change in life, changing relationships, how people change in their relationship with us. Quando ci troviamo di fronte ai cambiamenti nella vita, al modo in cui per esempio le persone cambiano nel loro relazionarsi con noi. And when we have all these strong emotional states that can arise out of all of this. E quando ci troviamo nel bel mezzo di quegli stati emotivi così potenti rispetto a tutto ciò. The metta practice is not what we call in English a cookie cutter practice, where you can just say, if this happens, then do that. Diciamo che la pratica di metta non è una bacchetta magica che ci permette di fare una cosa e sapere che immediatamente si ha una conseguenza. It's a very fluid and responsive practice that is very, very flexible. È una pratica molto fluida e flessibile. So when we're faced with a reaction to change of some sort, quindi quando ci ritroviamo a confrontarci con una nostra reazione rispetto a un cambiamento, and we have one of those little events in the practice where everything seems to fall apart and we just can't unhook the mind from the stories, e ci troviamo nella pratica in una di quelle situazioni in cui tutto sembra venir meno e non riusciamo a distrarre la mente da un pensiero fisso. how we deal with it depends on so many variables. Il modo in cui noi affrontiamo e reagiamo a tutto ciò dipende da una serie innumerevoli di variabilità, di variabili. By our temperament, dipende dal nostro temperamento, by the nature of the reaction that's arising, dalla natura della reazione che è emersa, by the nature of the attachment, dalla natura dell'attaccamento, che it goes on this list. E la lista può proseguire. And one thing I'm always really struck by in Burma when I listen to the interviews of the yogis with Sayadaw U Indika. E una cosa che mi colpisce sempre quando in Birmania ascolto i colloqui che i meditanti hanno con Sayadaw U Indika, is that two yogis can come in with very similar stories. È che due praticanti possono entrare al colloquio con due storie, due situazioni, due storie molto simili, and receive completely different instructions on what to do with it. E ricevono delle istruzioni completamente diverse rispetto a ciò che devono fare. One yogi might be told to go for a walk, another yogi might be told just sit there and radiate metta. A un meditante può venire detto vai a camminare, a un altro semplicemente stai qui seduto e irradia metta. So I'm not going to give you any instructions on, well, okay, if reactivity arises, this is what you do with it. Quindi non posso darvi delle istruzioni se sorge delle reattività, fate così. That's what last night's talk was about. Feed the wholesome, starve the unwholesome. Questo era proprio ciò di cui abbiamo parlato. Ho parlato nel discorso di ieri sera. Nutrire ciò che è salutare e affamare ciò che non è salutare. And do whatever you need to do in the moment that accomplishes that. E fate nel momento tutto ciò che potete fare per seguire questo insegnamento. So it might look like opening it up. Quindi potrebbe sembrare
potrebbe essere aprire le cose. What do you mean? Aprirsi. Mhm. It might look like focusing more. Mhm. Sì, può essere aprirsi maggiormente oppure invece essere focalizzarsi di più. It might mean exercising a lot of discipline and keeping the mind away from the stories. Potrebbe voler dire esercitare moltissima disciplina per tenere lontana dalla mente dai pensieri ossessivi, dalle storie ossessive. It might look like completely relaxing. Potrebbe invece essere rilassarsi completamente. This is the art of practice, discerning that for yourself. E questa è l'arte della pratica, essere capaci di discernere questo per se stessi. But with any strong, difficult states that arise, one thing that is universally supportive is inclining to compassion. Ma una delle cose che è universalmente consigliato di fronte a uno stato estremamente difficile è la compassione. So when change hits, when these worldly winds blow and we suffer on account of that, this is a universal human condition. Quindi quando siamo colpiti dai venti del cambiamento e di conseguenza ne soffriamo, questa è una condizione universalmente umana. A universal human condition for all of us who are not awake. Una condizione universale umana per tutti noi che non siamo risvegliati. And connecting with compassion, when metta inclines to this suffering, e collegarsi, essere connessi alla compassione quando la metta inclina verso la sofferenza, si rivolge alla sofferenza. this can really be the doorway into softening the heart. E questo può essere proprio la via d'accesso alla possibilità di ammorbidire il cuore. So instead of doing the pure metta practice, which is just well-wishing, Quindi invece di fare la pratica pura e semplice di metta, cioè l'augurio di bene, you can actually shift the phrase so that it takes into account the suffering. potete cambiare leggermente la frase in modo che prenda in considerazione, che includa la sofferenza. So you can say something like, for example, may I be free from this pain and suffering. Si potrebbe dire, per esempio, che io possa essere libero da questo dolore, da questa sofferenza. Or you can say, may I be at ease with these difficult conditions. Oppure si potrebbe dire che io possa essere a mio agio in questa situazione difficile, in queste condizioni difficili. When we open to suffering in this way, it really brings the heart to an understanding that's so much bigger than just me and my personal pain. Quando ci apriamo alla sofferenza in questo modo, ci apriamo alla verità, a una verità molto più vasta rispetto a quella che è la nostra concezione della mia personale, individuale sofferenza. And so much bigger than our specific personal situation. È anche molto più vasta rispetto a quella che è la nostra condizione specifica. Every single person in this room is dealing with change. Ogni singola persona in questa stanza si deve confrontare con il cambiamento. Just as each of us is dealing with some variety of challenge, so is everybody in this room. Così come ognuno di noi in questa stanza si deve confrontare con una qualche varietà del cambiamento, gli altri come noi stessi. And when we connect with that, there's a profound shift. Quando riusciamo davvero a entrare in connessione, in contatto con ciò, questo crea un enorme cambiamento, c'è un vero salto di qualità. And when we connect with
the people in our lives, perhaps these difficult people that we're radiating metta to, in the same way, that same shift ripples out through our life. E quando riusciamo a entrare in relazione magari con delle persone difficili della nostra vita, con questa stessa attitudine, questo stesso tipo di cambiamento può avvenire. So this aspect of metta that inclines to suffering in ourselves and in each other. Quindi questo aspetto della metta che si rivolge alla sofferenza in noi stessi e agli altri. Offers a really mature understanding about the way the world is, the way the universe is, and the way samsara is. Questo offre una comprensione molto più matura di com'è il mondo, la realtà e il samsara. It's a balanced understanding. Ed è una comprensione piena di equilibrio. It takes all of this just as it is, without expectations, without all of those assumptions that we come with. Che prende atto di tutte queste cose senza aspettative, senza tutti quei preconcetti che noi normalmente portiamo nelle cose. And it gives us really a balanced understanding of these worldly winds. E ci dà una comprensione equilibrata, più equilibrata di questi venti mondani. This is a very practical kind of balance. Ed è un tipo di equilibrio molto pratico. It's not the kind of equanimity that we experience in the Vipassana practice. Non è il tipo di equanimità di cui facciamo esperienza nella pratica di Vipassana. Where the mind is absolutely still and not pulled either to liking or disliking. In cui la mente è assolutamente immobile, non viene attratta, non viene spinta né verso l'apprezzamento né verso il suo contrario. This is a form of balance that's much more down to earth. È una forma di equilibrio molto più terra-terra, più concreto. That understands things change. Che comprende che le cose cambiano. And understands that because this is the way things are, we have a choice in how we respond to them. E che comprende che siccome le cose sono così, è a noi la scelta di come rispondere ad esse. And this is a place of a lot of personal strength. Ed è anche un luogo di grande forza personale. Because we can observe the changing conditions of life and understand very deeply with this metta heart, with this heart of compassion, that how I am responding to this is my business, and this is the root of suffering, not the external events that are uncontrollable. I lost it. Okay. We see with this compassionate metta heart. Quindi possiamo vedere con questo cuore compassionevole di metta that the nature of life and the nature of relationship is to change. Che la natura delle cose, della vita e la natura delle relazioni è proprio il cambiamento. And any suffering we feel on account of that change. E tutta la sofferenza che proviamo a causa di questi cambiamenti happens in our own hearts. Avviene nel nostro cuore. Not because of what somebody is doing. Non a causa di ciò che un'altra persona sta facendo. Thank you. Yeah. I'm sorry, the first one was too long. I lost it. The winds of change blow everywhere. I venti del cambiamento soffiano dappertutto, ovunque. There's nowhere we can hide from them.
E non c'è un luogo in cui ci possiamo rifugiare e nasconderci da essi. And if it's not one thing, it's another. E se non è una cosa, è un'altra allora. Not to give in to our reactivity to this. E non bisogna cedere alla nostra reattività a tutto ciò, But to find a way of inclining again and again and again to well-wishing. trovando il modo di inclinare, di rivolgerci continuamente all'augurio di bene And to compassion. e alla compassione. This is a source of profound freedom. E questa è una fonte di profonda libertà. And we just have to take a deep breath and continue the practice. E dobbiamo semplicemente soltanto fare un profondo respiro e continuare la pratica. Wherever we find ourselves on that scale of resilience or reactivity. Ovunque noi ci si trovi in quella in quella gamma di resilienza o di reattività, Again and again and again, inclining the mind to compassion and to metta. continuando a inclinare la mente senza posa verso la metta e la compassione. And this is the root of the most effective response to that change. E questa è la radice, la fonte della risposta più efficace, migliore rispetto al cambiamento. I want to close with a quote that when I first read it, I just had to stop in the middle of it and breathe. E vorrei concludere con una citazione che quando l'ho letta la prima volta mi sono dovuta fermare a metà di quello che stavo leggendo e respirare. Because it so deeply touched me about exactly this. Perché mi ha toccato profondamente proprio rispetto a tutto ciò di cui abbiamo appena parlato. And again, this is Edith Eger. Ecco, ed ancora e di nuovo è Edith Eger From her book called The Choice. dal suo libro chiamato La scelta. And she's speaking of people who had lived through the Holocaust. E parla appunto delle persone che sono vissute attraverso l'Olocausto. And the range of responses to that experience. E l'enorme gamma di vastità di risposte, reazioni di fronte a questi eventi. I mean, she herself had gone from that to having a PhD in psychology and a big career and, a lot of resilience. E lei stessa era passata da quell'evento a prendere una laurea, avere una grande carriera universitaria, un'enorme resilienza. And quite a remarkable human being, actually. Un essere umano veramente straordinario. And other people that never quite recovered. Mentre altre persone non si sono mai riprese. So here's what she has to say about that. Quindi ecco quello che lei ha da dire rispetto a tutto ciò. She says, "We had no control over the most consuming facts of our lives." Non avevamo alcun controllo rispetto ai fatti più consuming, what do you think The she biggest means? facts of our lives. Yeah. I fatti più fondamentali non avevamo alcun controllo rispetto ai fatti fondamentali della nostra esistenza. But we had the power to determine how we experienced life after that trauma. Ma avevamo il potere di determinare come vivere la nostra vita dopo quel trauma, come rispondere con la nostra esistenza dopo quel trauma. Survivors could continue to be victims long after the oppression had ended. I sopravvissuti continuano a essere vittime molto tempo dopo che l'oppressione si è conclusa. Or they could learn to be free.
oppure possono imparare a essere liberi. We can choose to be our own jailers, Possiamo scegliere di essere i nostri secondini, or we can choose to be free. oppure possiamo scegliere di essere liberi. This is the essence of this practice, is choosing freedom. Questa è l'essenza di questa pratica, la possibilità di scegliere la libertà. So through all the ups and downs of the practice, Quindi attraverso tutti questi alti e bassi della pratica, in the face of all these worldly winds and how they can blow so strongly, di fronte a questi venti che possono, mondani, che possono soffiare così potentemente, may we all just deepen in wisdom and compassion through this practice of metta bhavana. che noi si possa approfondirci in saggezza attraverso la pratica della metta bhavana. So let's just sit quietly and let all these words settle. Ci sediamo un momento in silenzio.